Bene, parlando dell'archeologia come risorsa non rinnovabile abbiamo toccato alcuni aspetti che possono sembrare degli elementi secondari, comunque degli elementi non strettamente legati in generale all'archeologia, molti di questi sembrano lontani, e comunque ad aspetti dell'archeologia che sono laterali rispetto a quella che in qualche modo bisognerebbe considerare come le cose importanti dell'archeologia. Invece sono tutti concetti che sono fortemente in relazione con il cuore della teoria archeologica così come si è sviluppata nel corso del Novecento e soprattutto negli ultimi decenni del Novecento. Sono degli elementi che sono legati a un'impostazione che è sicuramente legata, non c'è discussione a mio avviso, all'archeologia post-processuale, che ovviamente chi ha seguito i corsi negli anni precedenti dovrebbe conoscerne i temi, non li riassumo qui in maniera dettagliata, ma mi limito a segnalare questo volume, Reading the Past, come libro manifesto di questa archeologia che possiamo definire a pieno titolo postmoderna. Del resto, chiamandosi post-processuale, in qualche modo fa eco ai principi del postmodernismo. Perché Reading the Past è manifesto fin dal titolo? Reading the Past è manifesto fin dal titolo perché è chiaro che nel titolo si parla del passato come di qualcosa da leggere, non qualcosa da analizzare. L'archeologia processuale, che in qualche modo viene criticata dall'archeologia post-processuale, aveva per esempio fra i titoli dei suoi libri più importanti Analytical Archaeology, che richiama un altro approccio, che non è quello della lettura. L'idea di leggere il passato come un libro, che rimanda un po' al concetto del grande libro della natura, eccetera, è fortemente legata ad una visione che è connotata con l'interpretazione umana, con i principi delle scienze linguistiche, cioè l'idea che appunto il linguaggio sia lo strumento attraverso il quale noi abbiamo l'accesso alla realtà e in questo caso anche l'accesso al passato, per cui il passato non si analizza, il passato si legge. Questa è una cosa che ha delle conseguenze molto importanti. È che è un libro quindi piuttosto difficile, tra l'altro esiste un'edizione italiana che a mio avviso non è neanche tradotta tanto bene, io non parlo un buon inglese e lo leggo con qualche difficoltà, ma vi confesso che quando mi è servito e quando mi serve vado a leggere di questo libro l'edizione inglese, che ha un inglese molto complesso, molto ricco, ma sicuramente scritto molto bene, mentre la traduzione italiana per qualche motivo forse non entra bene nello spirito del libro, per cui risulta una traduzione arida. Ecco, invito a leggerlo in inglese, nei limiti di un inglese molto complesso. Ecco, Hodder nel suo capitolo finale, quando si chiede ma alla fine che cos'è l'archeologia? L'archeologia sembra quasi che da un certo punto di vista non sappia dare una risposta e propone questo approccio post-processuale come un approccio aperto, un approccio inclusivo. Ecco, questi termini sono tutti termini in cui ritroviamo delle cose che oggi sono appunto anch'esse diventate un po' degli slogan, ma che in passato lo erano molto meno, erano sicuramente delle affermazioni che erano molto più cariche di novità rispetto a quello che possono sembrare oggi. Oggi possono sembrare un po' usurate, un approccio inclusivo che comprende il materialismo, lo strutturalismo, il marxismo, l'etnostoria, il femminismo e anche, attenzione, le altre archeologie occidentali alternative. Questo inserire all'interno del discorso archeologico anche le archeologie alternative, lui scrive occidentali, ma penso che tranquillamente questo termine potremmo eliminarlo, è un approccio che è carico di conseguenze anch'esse paradossali. In fondo l'archeologia post-processuale è un'archeologia che ha delle forti componenti relativiste. Il relativismo porta a questi paradossi, non che appunto il paradosso sia un fatto negativo, anzi le contraddizioni e i paradossi sono spesso il motore della storia, appunto, però è vero che dietro l'idea di includere nell'archeologia anche l'archeologia alternativa ci sono delle conseguenze molto importanti e molto interessanti e anche ricche di spunti che interesserebbero proprio l'archeologia pubblica. Naturalmente Hodder quando dice sì, noi mettiamo all'interno di questo calderone un po' tutti gli approcci che in quel momento potevano apparire come nuovi quando scriveva Hodder. E certo, dice Hodder, non tutte le interpretazioni sono uguali, alcune sono migliori, altre no, non tutto può essere affermato con uguale coerenza, ma in realtà questo comprendere che alcune sono migliori, alcune sono meno buone, non è chiaro su che cosa riposi. Infatti Hodder usa il termine feel.
appunto non stabilisce un criterio di valutazione delle teorie. Naturalmente in questo corso non faremo un excursus di storia della scienza che aiuti a capire quanto il criterio di valutazione delle teorie sia stato importante nella storia della scienza del Novecento. Però è vero che Oder rinuncia a qualunque criterio di valutazione nell'affrontare le teorie archeologiche e le affermazioni e i concetti che in queste teorie sono esposte. E quindi propone delle soluzioni che sono, diciamo, io qui ho scritto ambigue, che potrebbe sembrare un'osservazione critica, ma lo è molto meno di quanto sembri. Semplicemente lui si arrende di fronte al fatto che non c'è strumento di misura universale, ma bisogna, ed è possibile, capire l'alterità. Quindi, diciamo, un'archeologia aperta, un'archeologia molto, che per alcuni aspetti può sembrare un'archeologia minestrone, ma che in realtà riposa proprio i suoi principi su tutta una serie di pilastri della cultura novecentesca. Si fa un sacco di domande Oder a cui in realtà non dà risposta, ma è lui stesso il primo a dire che sono delle domande che non hanno risposta. Che cos'è? Molti si sono detti, ma che cos'è alla fine? L'archeologia è una scienza, non è una scienza, è storia, antropologia, c'è tutta una riflessione nel corso del Novecento. Dice, non è né l'uno né l'altro. L'archeologia è semplicemente archeologia. E di questa archeologia lui non dà e non vuole dare una definizione chiara, però gli fornisce, per così dire, alcuni cardini che sono importanti. In questo caso io ne ho evidenziati 4, e sono quelli della comprensione intesa in senso ermeneutico, che l'importanza del cosiddetto universo di discorso, la centralità del contesto e un legame con il costruttivismo. Vediamo un po' che cosa si intende. Allora, la comprensione e l'ermeneutica sono termini cruciali del postmodernismo e sono degli strumenti che cercano di scoprire le essenze nascoste sotto la superficie, cioè una ricerca di senso. Non è, è molto probabile, anzi no, è certo che ci sia l'influsso di filosofie diverse da quella occidentale in questa visione, però indubbiamente l'aspetto della comprensione ermeneutica è un aspetto che ha percorso un po' tutta la filosofia occidentale dall'antichità. E in questo caso soprattutto però questa visione del comprendere viene portata all'interno di una prospettiva specificamente umana, cioè il fatto che ci sia qualcosa da interpretare non è sufficiente. Dobbiamo portare questi strumenti di interpretazione all'interno di una prospettiva simbolica, cioè non sono semplicemente dei dati neutri che io sto interpretando. Io sono all'interno di una prospettiva umana, quindi la mia conoscenza è una conoscenza che procede all'interno di una visione umana, che è una visione storicamente determinata. Ricordate quando si è detto nella Convenzione di Faro di una società in costante evoluzione? La prospettiva umana è una prospettiva che evolve con l'uomo, il suo punto di vista evolve con l'uomo, e quindi la nostra visione, in questo caso del passato, e quindi la nostra interpretazione barra comprensione del passato, è un'interpretazione che è in evoluzione. Poi, altra cosa è l'aspetto che riguarda l'universo di discorso, che è un altro cardine del relativismo. Allora anche qui bisognerebbe fare una spiegazione un po' lunga sul concetto di universo di discorso, cerco di sintetizzarlo. Sostanzialmente è quell'ambito in cui si condivide la visione del mondo. Questa è una cosa su cui peraltro insiste molto Umberto Eco in alcuni testi molto belli che lui ha scritto. Sostanzialmente i diversi gruppi umani sono un po' tante tribù che ognuna delle quali ha dei principi e si riconosce all'interno dei principi. Questi principi non sono organizzati gerarchicamente, cioè non è che ce ne sono alcuni che sono più importanti o più veri di altri. Semplicemente all'interno di ciascuno di questi clan ci sono delle cose, dei concetti, delle visioni che vengono condivise. È chiaro che a questo punto le cose che vengono condivise da questi gruppi umani non sono i fatti in sé, nel senso che noi dovremmo dire, allora io non credo che ne so, che esiste la forza di gravità, perché sì, è vero che io lascio una cosa e cade, ma vabbè, quello chissà succede probabilmente a caso e non è... Naturalmente non si appunta sui fatti che sono direttamente osservabili, ma sulle affermazioni sui fatti, cioè quello che noi attraverso il linguaggio diciamo sui fatti che osserviamo. Quindi c'è questo scollamento tra la realtà, che è tipico della scienza novecentesca, tra la realtà così come
dovrebbe essere, ammesso che esista, è quello che è il nostro strumento per accedervi, che è il linguaggio, e quindi di conseguenza ciò che noi discutiamo non sono dati, ma sono affermazioni sui dati. Quindi anche questo è una cosa che va tenuta presente proprio perché nel discorso sull'archeologia non è più tanto centrale quello che noi quello che è successo veramente, cioè se esiste un passato, se esiste davvero un passato in cui sono successe veramente quelle cose. Le cose che sono importanti sono le cose che noi diciamo sul passato ed è quello, secondo alcuni, come vedremo, il vero oggetto dell'archeologia. E quindi sostanzialmente il vero, il falso, il giusto e lo sbagliato, secondo questa visione, esistono soltanto all'interno di uno specifico universo di discorso. Per questo ci sono molti testi di Eco che sono estremamente interessanti. Poi, altra cosa è il fatto che il tutto viene portato a una dimensione contestuale, cioè non esistono elementi isolati del sapere. Il sapere è sempre contestualizzato in maniera olistica, cioè in una visione in cui l'insieme è più importante e maggiore della somma delle singole parti e quindi di conseguenza noi è la contestualizzazione delle cose che dobbiamo osservare, non i singoli fatti. Da questo punto di vista c'è una visione che in parte si distacca, anche se forse più come intenzione che nella realtà, dalla New Archaeology, che in qualche modo invece aveva molto sottolineato l'aspetto della conoscenza archeologica come una somma di tanti mattoncini. Da questo punto di vista la New Archaeology aveva una visione più, diciamo, ancora legata a delle forme di positivismo tradizionale in cui il sapere veniva semplicemente costruito mettendo insieme tutta una serie di mattoncini. In questo caso i post-processualisti dicono no, la conoscenza che noi otteniamo è una conoscenza che si contestualizza all'interno di un sistema che è un sistema che è maggiore della somma delle parti e questo è quello che tecnicamente viene chiamato un approccio olistico. E poi un legame con il costruttivismo, che è l'idea che la conoscenza e il sapere non siano una cosa che l'uomo ha in astratto, ma sono fortemente legate alla società in cui vive. Sostanzialmente l'idea che la conoscenza e il sapere siano una costruzione sociale. Ora, su questo c'è una posizione forse più chiara di quella di Hodder, da parte di un altro archeologo inglese che è Michael Shanks, un personaggio estremamente interessante che dice una cosa essenziale, cioè lui sottolinea che l'archeologia non è una cosa che ha a che fare con il passato, cioè noi non studiamo il passato, noi studiamo la nostra relazione con ciò che resta del passato ed è molto diverso dire che l'archeologia studia il passato e dire che l'archeologia studia la relazione che noi abbiamo oggi con ciò che resta del passato. Dire questo porta moltissimo l'archeologia all'interno della società e soprattutto la porta all'interno di una società che è frammentata ed è una società che quindi ospita più universi di discorso. Quindi quando Hodder dice noi siamo aperti alle archeologie alternative, introduce un concetto che poi a questo porta, cioè noi non studiamo più a questo punto il passato in sé in quanto tale. Il passato è passato. Noi studiamo il nostro rapporto con il passato, quindi anche quell'idea di Orwell che la conoscenza del passato è funzionale, il controllo del passato è funzionale al controllo della società. L'idea che rivendicare un approccio allo studio del passato in un certo modo o sottolineare alcuni aspetti del passato, come per esempio nel caso della Germania nazista rispetto alla preistoria, è una cosa che in qualche modo serve al presente. Non è tanto il passato che interessa, ma quanto il passato sia importante anche strumentalmente, detto strumentalmente in senso, se è possibile, in senso buono, anche se molti degli esempi non sono degli esempi positivi. Quindi questa posizione di Shanks è una posizione che a mio avviso è di radicale rottura rispetto a quella che era stata la visione dell'archeologia fino a questo momento. E tra l'altro vorrei sottolineare, io ho utilizzato per questa slide questa figura, ecco, volevo dire che lui non è Shanks l'archeologo, ma è Shanks l'attore. Ora è un attore che appunto questa cosa l'ho scoperta casualmente, cioè ricercando l'immagine da mettere nella slide, ho detto fammi vedere che faccia c'ha Michael Shanks. Sono andato a cercare, Michael Shanks archeologo ha pochissime foto in giro, deve essere un personaggio molto schivo, ma
esistono un sacco di foto di questo tizio che poi ho scoperto essere un attore, ma non è un attore qualsiasi, perché è un attore che fa in uno degli Stargate l'archeologo. Quindi da questo punto di vista nulla accade a caso, c'è questo paradosso tra i paradossi, cioè il fatto che Shanks sia anche omonimo non tanto di un attore in sé, quanto di un attore che recita in un film piuttosto popolare, peraltro, il ruolo dell'archeologo. Quindi a questo punto sottolinea Shanks, il passato non è studiato così in astratto, in realtà il passato, l'archeologia studiando il passato lo coproduce, perché l'archeologia, essendo parte della cultura, coproduce la cultura e quindi contribuisce non tanto alla conoscenza del passato in quanto tale, ma alla sua lettura e rilettura. E anche qui ritorna da un lato Orwell col fatto che il passato viene costantemente riscritto, dall'altro in maniera diciamo più benigna Hodder con l'idea che il passato sia un libro da leggere. E noi chi siamo? Noi archeologi siamo quelli che questo libro del passato lo scriviamo e lo riscriviamo costantemente. Lo riscriviamo con il nostro punto di vista che cambia in una società, come dice la Convenzione di Faro, in costante evoluzione. Quindi da questo punto di vista il nostro approccio al passato cambia radicalmente. Cosa studiamo noi? Studiamo il passato in quanto tale? E verrebbe a questo punto anche da interrogarsi, facendo una domanda estrema, il passato in quanto tale esiste davvero? Si è arrivati addirittura, se vogliamo, a negarlo. Esiste esiste un brano di un testo di uno scrittore, di un intellettuale francese, credo che sia Jean Baudrillard, vado a memoria, lo metterò poi tra i materiali che si ha a disposizione della lezione, che si chiama La Genesi fittizia, in cui semplicemente si immagina che l'uomo non ha un passato, ma una divinità benigna a un certo punto ha deciso che siccome non avere passato genera delle sofferenze, ha disseminato il paesaggio intorno all'uomo di tracce di un passato che non è mai esistito e che serve semplicemente a dare all'uomo l'illusione di avere una profondità storica. Ecco, da questo punto di vista, sempre in maniera paradossale, addirittura è stato messo in discussione che il passato esista veramente. Allora, il passato è importante in quanto tale o sono importanti le nostre affermazioni sul passato? Per la nostra società è importante ciò che noi sappiamo che veramente è successo o ciò che noi riteniamo che sia successo? Come vedremo, questo anche per il ruolo politico che può avere l'archeologia, ma soprattutto per quanto riguarda poi l'archeologia pubblica, queste riflessioni hanno un ruolo molto importante che sarà bene tenere presente, perché appunto l'archeologia che cosa diventa? Diventa una comunità interpretativa che crea e, aggiungerei a questo punto, ricrea costantemente il passato nelle nostre menti. Quindi capite che muovendo da un McGinsey che dice a un certo punto che il passato è importante per l'uomo come la conoscenza della natura, perché serve di sapere se vai a destra o vai a sinistra, da una parte vai nel burrone e dall'altra no, così è importante conoscere il passato perché serve a orientarsi nella vita presente. Serve a orientarsi nella vita presente e serve quindi a pianificare, per così dire, la vita futura, la visione di McKinsey più pragmatica se vogliamo, e si va poi invece verso queste visioni più intellettuali da un certo punto di vista, anche più paradossali, che dicono addirittura che questo passato, che è così importante come risorsa, è semplicemente perché è la risorsa che noi continuamente rielaboriamo e serve a nutrire il nostro presente. Quindi non è più neanche una risorsa statica, non è più una risorsa che esiste oggi e che io devo tutelare, perché se non esiste più, non c'è più, me la perdo, ma è una cosa che, come dice la Convenzione di Faro, io posso usare saggiamente all'interno di una società in costante evoluzione. Quindi questa consapevolezza del fatto che la società vive attraverso un cambiamento di valori continuo che ci porta a confrontarci continuamente con il passato, con un passato che cambia con noi. Questa visione ha molti critici indubbiamente, ma alla fine ho l'impressione che stia tra virgolette vincendo, se possiamo usare questo termine, perché l'obiezione che in questo modo l'archeologia diventi una sorta di letteratura o fantascienza è estremamente semplicistica, perché in realtà non tiene conto del potenziale e della ricchezza potenziale che questo modo di vedere l'archeologia porta rispetto a una disciplina che altrimenti, diciamo, quando hai trovato l'ultimo pezzo del vaso François e l'hai riappiccicato a quello che c'è già al museo, gli manca un pezzetto, a quel punto il tuo compito è terminato.
Non è così, l'archeologia è qualcosa di molto più vivo e di molto più dinamico, e vederlo con questi occhi sicuramente aiuta. Certo, non tutto va nel modo giusto sempre, perché quando tu scrivi nella Convenzione di Faro che il patrimonio culturale è un gruppo di risorse ereditate dal passato, eccetera, eccetera, come è scritto qui, vediamo che noi possiamo trovare più spunti per approcci leggermente diversi. Allora, la Convenzione di Faro, che dice che i diritti relativi al patrimonio culturale sono inerenti ai diritti alla partecipazione alla vita culturale, come definita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. McGinsey, che dice che la conoscenza è un valore del passato, è un valore per la comprensione del presente e per il futuro, e quindi bisogna tutelare i resti del passato perché servono ad avere questa conoscenza. E Shanks, che molto più radicalmente dice che l'archeologia riguarda la relazione tra passato e presente, quindi diciamo quasi quasi stacca l'archeologia dal contatto diretto con la sua fonte originaria, che sarebbe appunto questo passato. Ma come vediamo qualcosa può andare storto, perché creare il passato nelle nostre menti può portare, come vedete, a delle conseguenze indesiderate. Ma alla fine, a mio avviso, è Orwell che ha ragione. Cioè, Orwell dice: il passato e il suo controllo sono essenziali per controllare il presente e il futuro. E quindi di conseguenza è vero che dire che la vistola era l'antica padre del popolo tedesco e dire che la preistoria è una scienza superiormente nazionale può portare a delle conseguenze anche pericolose, come è accaduto con la seconda guerra mondiale. Ma se io introduco il concetto di una archeologia legata, come dire, plurale, legata qui, aperta quindi alle esigenze di singoli, alle sollecitazioni di singoli gruppi, come diciamo, le archeologie alternative, ma come vedete non esistono soltanto le archeologie alternative, ma esistono anche all'interno delle archeologie ufficiali delle visioni diverse, perché non è che Cossinda fosse un archeologo alternativo, può portare a delle conseguenze che sono diverse da quelle della società pacifica e democratica che la Convenzione di Faro intende promuovere. Quindi è una questione molto più complessa, molto più scivolosa, molto più rischiosa, ma molto più ricca di spunti che possono servire a creare e mantenere un'archeologia viva, che altrimenti avrebbe perso il senso del suo significato e del suo valore.